Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a realizzare una trappola per liberarvi definitivamente del problema delle zanzare, ma non solo, questa è una trappola fenomenale che riuscirà a liberarvi anche di moscerini, mosche e mosconi. Seguite il video perché è davvero molto carino, ma soprattutto utile. Per realizzare la trappola occorrerà procurarsi questi materiali che, almeno per la maggior parte di loro, sono già presenti all'interno delle nostre case, quindi non occorrerà comprarli e di conseguenza spendere soldi. Si potrà considerare così la trappola praticamente realizzata a costo zero o quasi. Basterà iniziare col procurarsi 2 bottiglie di plastica che siano almeno di 1,5 litri, ma se fossero di 2 ancora meglio, della birra, dell'acqua, del miele, del lievito di birra che si è essiccato oppure di quello fresco andrà benissimo, dello scotch, dei fogli di alluminio, una forbicina ed infine, la cosa più importante è questa, una lucina LED che si accenda e si spenga con un meccanismo che non sia vincolato da fili, ma praticamente che sia alimentato a batteria come questo. Questo è il meccanismo, guardatelo, e sarà possibile appunto spostarla tranquillamente dove si vorrà, niente di più. Iniziamo a creare la trappola ed il primo step consiste nel prendere una delle 2 bottiglie e, considerando che la bottiglia è più o meno 30 cm di altezza, a 10 cm partendo dal collo, scendere giù e praticare un taglio. Quindi indicativamente 2/3 sotto, 1/3 sopra. Noi dovremo tagliarla in questo modo. Ecco qua. Ed infine otterremo 2 parti di bottiglia, quindi prendere la parte superiore e, nell'ipotesi che ci sia ancora, privarla del tappo, perché sennò questo sarebbe da impedimento per il passaggio agli insetti dalla parte esterna alla parte interna della trappola. Dopodiché, ancora girata, semplicemente inserirla nella parte inferiore della bottiglia, in questo modo, e inserirla sino a che non si incastra. Prendiamo la seconda bottiglia e, partendo dal fondo, questa volta contiamo circa 10 cm andando verso l'alto e pratichiamo un taglio. Ecco qua, in questa maniera. Ed otterremo questo. Ecco qua, spero che dal video si veda. Un bicchierino. Non resterà altro che tagliare questo bicchierino partendo dalla parte superiore, scendendo di circa 4-5 cm delle piccole alette. Quindi praticare tanti tagli non andando oltre i 5 cm, in questo modo, guardate. Così. E questo sarà il risultato finale, quindi una parte inferiore di bottiglia con tante piccole alette. Ecco qua. Per creare la soluzione che poi andrà inserita all'interno della trappola potremo utilizzare come elemento base principale o la birra o l'acqua, dipenderà da ciò che abbiamo in casa. Se non abbiamo la birra e non volessimo comprarla, allora sarà sufficiente prendere un pochettino di acqua, farla diventare tiepida ed unire dello zucchero, quello bianco lavorato. Le proporzioni indicativamente saranno per circa 250 ml di acqua, 4 cucchiaioni di zucchero. Una volta che questi 2 elementi si saranno amalgamati bene, prendere del lievito di birra, che potrà essere quello in polvere o quello fresco in cubetti, ed andare ad addizionare anche questo all'interno della soluzione appena creata, e sarà sufficiente come quantità metterne o una bustina nel caso sia quello in polvere o un cubetto intero nel caso sia quello morbido. Quando i 3 elementi si uniranno sprigioneranno anidride carbonica, sarà proprio l'odore di questa che attirerà le zanzare. Se volessimo che questa soluzione attiri anche mosche, moscerini e mosconi, basterà prendere un cucchiaione di miele ed inserirlo all'interno della soluzione. Se invece al posto dell'acqua volessimo utilizzare della birra, considerate che già questa di per sé ha un potere attrattivo molto forte nei confronti delle zanzare, però se volessimo aumentarlo sarebbe sufficiente fare sottoporre la birra allo stesso procedimento che abbiamo fatto sottoporre l'acqua, quindi unire lo zucchero, poi il lievito di birra e, nel caso volessimo che questo attirasse anche mosche, moscerini e mosconi, unire il miele. Preparati i componenti ed il liquido da andare ad inserire all'interno, si potrà montare la trappola, quindi sarà sufficiente fare in questa maniera: prendere la lucina LED, accenderla ed andarla ad inserire nel pezzettino che aveva le alette, dopodiché prendere l'altro pezzo ed inserirlo in questa maniera, così, semplicemente facendolo andare dentro. Poi prendere il nastro e chiudere il tutto, stringere le alette in modo che queste non permettano più che le 2 parti si stacchino. In questa maniera, ecco qua, ecco qua, e il primo pezzo l'abbiamo montato. Prendere la stagnola e stenderla in questa maniera, creare un foglio di circa 60 cm e tagliare. Dopodiché prendere la bottiglia ed andare ad inglobarla in questa maniera. Coprite
tutta la bottiglia in questo modo. Ecco qua. E poi fate in modo che sotto, nella parte inferiore, sia ben chiusa in questa maniera, perché l'unico punto dal quale dovrà vedersi la luce è quello superiore. La trappola funzionerà proprio in questa maniera. Allora, di giorno attirerà a sé tutti i moschini e le zanzare per via del liquido che andremo ad inserire adesso all'interno, e di notte invece sarà davvero micidiale, perché tutto intorno sarà buio, le zanzare saranno attirate, e anche tutti gli altri moschini saranno attirati da questa luce. In pratica questa ha lo stesso effetto che hanno quelle elettriche, solo che a differenza delle altre che bruciano l'insetto, queste lo fanno affogare. Quindi le zanzare entreranno all'interno per andare a toccare la luce, però poi toccheranno l'acqua e moriranno affogate, così come tutti gli altri insetti. Quindi adesso non resterà altro che prendere il liquido ed andarlo ad inserire all'interno, e la trappola sarà attiva al 100%. Poi se volete spegnere la lucina LED, casomai di giorno, sarà sufficiente togliere l'involucro di alluminio, aprire la parte inferiore e spegnerla. Quando vorrete riattivarla sarà sufficiente rischiacciare, riattivarla, però mi raccomando, quando la luce è accesa ci deve essere la stagnola intorno, niente di più. Vi mostro come va inserito correttamente il liquido all'interno della trappola. Quindi ho tolto la stagnola in modo da potervelo mostrare meglio. Sarà sufficiente prendere il liquido ed andarlo ad inserire all'interno. La cosa importante è che il livello del liquido non raggiunga mai il livello del collo della bottiglia, perché se dovesse farlo praticamente ostruirebbe le vie di accesso, quindi darebbe proprio una vera e propria barriera al tappo, e gli insetti che cercherebbero di entrare non ce la farebbero, si troverebbero l'acqua e quindi non ci sarebbe il passaggio diretto. Quindi, ricapitolando, se decidessimo di utilizzare questa trappola di giorno, allora sarà sufficiente usare soltanto questa parte della trappola, e ad attirare gli insetti sarà il liquido. Se invece la volessimo usare di sera, dovremmo comporre i due elementi in questa maniera, e ad attirare gli insetti sarà, oltre il liquido, anche la luce. Però è tassativo che tutto intorno sia coperto dalla stagnola. L'unico punto dal quale dovrà arrivare la luce sarà dalla parte superiore, perché poi, dato che arriveranno proprio da qua, attratte dalla luce, insetti come zanzare, mosche e moscerini, praticamente cercando di raggiungere la luce avranno la barriera dell'acqua e lì moriranno affogate. Questa è una trappola che mi è venuta in mente di realizzare parlando con un mio caro amico che si chiama Pier Giorgio. Anche lui, come me, ha un canale su YouTube che si chiama Natura e Bellezza. Se non lo avete ancora fatto, dategli un'occhiata, perché il suo canale è davvero molto carino. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.